Benvenuti a Planet Spin Video. Oggi ci tufferemo in una guida completa dedicata a un pesce che è un vero e proprio gioiello dello spinning in mare, la magnifica lampuga. Che la si chiami corifena, pesce capone o mahi-mahi, poco importa. Lei è la preda che fa battere forte il cuore di ogni pescatore. Allora, ecco il nostro piano d'azione. Andremo a scoprire questo incredibile avversario in 5 tappe. Partiremo dal perché è così speciale, con il tesoro settembrino. Poi proveremo a entrare nella sua testa, in capire la preda. Prepareremo l'attrezzatura perfetta nell'arsenale del pescatore. Definiremo le tattiche giuste con le strategie di cattura e alla fine faremo una riflessione importante in oltre la pesca. E allora cominciamo subito dal primo punto, il tesoro settembrino. Dobbiamo chiederci, ma perché la lampuga è molto più di un semplice pesce? Beh, la risposta è che è un simbolo, una sfida che si presenta puntuale ogni anno, una vera leggenda del nostro mare. Questa frase, presa da un approfondimento di planetspin.it, riassume tutto alla perfezione. Vedete, non si tratta solo della cattura in sé, è l'esperienza completa, i suoi colori cangianti, che passano dal blu elettrico al giallo dorato, sono uno spettacolo per gli occhi. E la sua difesa? Beh, quella è adrenalina pura. E che difesa, ragazzi! Parliamo di un predatore che ha una velocità pazzesca, capace di sfrecciare a quasi 95 km/h e in più è un acrobata nato. I suoi salti fuori dall'acqua sono a dir poco leggendari e mettono a durissima prova sia l'attrezzatura che i nostri nervi. Ed eccoci alla domanda da $1.000.000, quella che ogni spinner si fa. È un pesce pelagico, un nomade del mare, quindi è sempre in movimento. La sfida più grande, vedete, non è tanto combatterlo, ma è, prima di tutto, trovarlo e poi convincerlo ad attaccare la nostra esca. Ok, passiamo al secondo capitolo. Per avere la meglio, la forza bruta non basta. Ci vuole intelligenza. Dobbiamo per così dire entrare nella mente della lampuga, perché l'arma più potente che abbiamo è proprio la comprensione delle sue abitudini. La sua natura pelagica è il primo indizio fondamentale. Significa che vive in mare aperto. Ma attenzione, i suoi movimenti non sono per niente casuali. Segue le correnti, le temperature e, cosa più importante di tutte, segue il cibo. Questo ci dice già una cosa: non la troveremo mai su una spiaggia, ma dove l'acqua è profonda e piena di vita. Ora, guardate bene questa lista, perché non è un semplice menù, è una vera e propria mappa del tesoro per noi. La sua dieta ci dice praticamente tutto. Se caccia pesci allungati come le aguglie, useremo esche affusolate, no? Se mangia sardine e acciughe, i nostri artificiali dovranno avere riflessi argentati. E poi un altro dettaglio fondamentale: caccia quasi sempre vicino alla superficie. Questo è cruciale. E sentite questo dato, è incredibile! Una lampuga può crescere fino a 100 grammi al giorno nel suo primo anno di vita. Ma vi rendete conto? Per sostenere un ritmo del genere serve una fame che non finisce mai, è un motore sempre acceso. E questa sua voracità, è il suo più grande punto debole e il nostro più grande vantaggio. E quindi, riassumendo, qui abbiamo le chiavi per scardinare la sua difesa. È voracissima, quindi attacca a distinto, è attratta magneticamente dall'ombra, il che la rende prevedibile. Sotto una boa, un tronco, un qualsiasi detrito, è lì che bisogna cercarla. Quando è in branco, poi, la competizione per il cibo la rende più aggressiva e molto meno sospettosa. E infine, i rumori in superficie la incuriosiscono e la attirano. Perfetto. Ora vediamo come trasformare tutte queste informazioni nell'attrezzatura giusta. Diamo un'occhiata all'arsenale che ci serve per avere un vantaggio reale, che si peschi da riva o dalla barca. Allora, se peschiamo da terra, di solito da scogliere belle profonde, serve un equilibrio perfetto tra potenza e capacità di lancio. Una canna sui 2,70 m con una potenza che arriva a 60 grammi ci dà la gittata che serve. Poi un buon mulinello, taglia 4.000 o 5.000, caricato con un trecciato da 20-30 libre e un finale robusto in fluorocarbon, diciamo dallo 0,40 allo 0,50, così siamo sicuri di poter gestire la sua forza.
E qui c'è la strategia con le esche, che è un vero e proprio gioco di tattica. Non c'è l'esca magica che funziona sempre. Si parte magari con un metal jig per lanciare lontano e vedere se c'è attività. Se le lampughe seguono ma non mangiano, quello è il segnale. Sono diventate diffidenti. E allora si cambia. Si passa a provocare in superficie con un popper che fa rumore o con un walking the dog. L'astuzia vera sta nel non insistere, ma nel variare continuamente. A volte un branco che sembrava apatico si risveglia di colpo con uno stimolo diverso. Bene, abbiamo l'attrezzatura. Ora parliamo del piano d'azione vero e proprio. Dove si trovano esattamente? E qual è il momento migliore della giornata per lanciare la nostra esca? I posti dove cercarla sono principalmente due. Se siamo a terra, il posto giusto è la scogliera alta rocciosa che cade a picco su mare profondo. Quelle punte sono come delle autostrade per loro. Dalla barca, invece, la strategia cambia completamente. Si va a caccia di ombra. Qualsiasi cosa galleggi, da un piccolo pezzo di legno a una boa, può nascondere sotto di sé un intero branco. Anche il tempismo è tutto. La stagione migliore è senza dubbio tra la fine di agosto e ottobre. Le condizioni perfette? Mare calmo e acqua bella limpida. E qui sta la cosa interessante. A differenza di tanti altri predatori, la lampuga è al massimo dell'attività nelle ore centrali e più soleggiate della giornata. Esatto, niente albe e tramonti, qui si caccia sotto il sole a picco. E siamo arrivati all'ultimo capitolo, quello più importante. Prendere una lampuga è un'emozione che non si può descrivere a parole, ma essere un vero pescatore sportivo vuol dire anche essere un custode del mare e dei suoi abitanti. Questa è una domanda che ci dobbiamo porre. L'adrenalina del combattimento non deve mai farci dimenticare che abbiamo tra le mani una risorsa preziosa, una risorsa che va rispettata e protetta, per fare in modo che queste emozioni si possano vivere anche in futuro. E la protezione passa anche dal conoscere le regole. C'è infatti un regolamento europeo molto chiaro che vieta l'uso dei FADS, cioè quei sistemi che aggregano il pesce, come le famose cannizze. Questo divieto vale dal 1 gennaio al 14 agosto di ogni anno ed è fatto apposta per proteggere la lampuga quando si riproduce. È un'informazione che ogni pescatore responsabile deve conoscere. E chiudiamo con questo pensiero, che è un po' la sintesi di tutto. La vera essenza della pesca alla lampuga, ma in fondo di tutta la pesca, non sta solo nell'avere l'attrezzatura top o nel lancio perfetto, sta nella capacità di leggere il mare, di capire i suoi segnali e di agire sempre con rispetto. La vittoria più grande, alla fine, è la conoscenza.